il confronto con l'altro. Perché ho deciso di trattare questo tema? Questo weekend per Pasqua sono andata in montagna e la montagna, io ho la casa in Valsassina sopra Lecco, è un posto per me dove i miei neuroni viaggiano a una velocità differente, c'è proprio una connessione differente perché c'è una frequenza particolare. E stavo proprio riflettendo sull'interazione che avevo appena avuto con una persona in paese e mi è arrivata un'intuizione potente che in funzione di come noi ci poniamo di fronte all'altra persona, se in una posizione di più o in una posizione di meno, andiamo ad aumentare la nostra energia oppure la andiamo a diminuire. Che cosa intendo con più e meno? Nelle dirette precedenti abbiamo parlato molto spesso del triangolo drammatico, ovvero questi ruoli che ognuno di noi a livello inconscio gioca nell'interagire con l'altro, che può essere il ruolo di vittima, il ruolo di salvatore o il ruolo di persecutore. E questi giochi psicologici si giocano sempre su delle posizioni di più o di meno. Non c'è mai tra le persone quello che Eric Berne chiamava principio di okayness. Qual è il principio di okayness? Io sono ok così come sono, tu sei ok così come sei. Questo non vuol dire che la dobbiamo pensare per forza nello stesso modo, ma io mi rispetto e mi riconosco in quanto essere umano e rispetto te e ti riconosco in quanto essere umano. Quindi c'è proprio un riconoscimento dell'energia che alimenta l'altro. Questo, diciamo, il principio di Keynes è un principio molto bello, ma abbastanza utopico se noi iniziamo a interagire in questo mondo. Utopico perché? Fondamentalmente perché pochi di noi si sentono effettivamente ok. La maggior parte delle persone non è consapevole del potere che ha, non è consapevole delle sue risorse e soprattutto non è consapevole che le sue risorse sono uniche. E qui, proprio per questo motivo, abbiamo la necessità di confrontarci con gli altri. E il confronto può essere di due tipi, più o meno. In entrambi i casi, in ogni caso, vedremo che io mi metto sempre in una situazione in cui, anche quando mi metto in una posizione di più, mi sento meno. Cosa voglio dire? Quando io mi metto, elevo l'altro su un piedistallo, eh, lo metto in una posizione di più dicendo, eh sì, però lui sì che è proprio bravo. E lui sì che effettivamente o lei ha studiato, e sì, lei sì che ha un bel fisico, lei sì che è una bella donna, lei sì che è un genio della lampada. E guarda lui, e sì, lui ha fatto tanti soldi, però quanto lavoro ha fatto. Quindi c'è una sorta di ammirazione. E apparentemente questo non sembra negativo perché noi non parliamo male dell'altro, però facciamo un errore, lo idealizziamo. Quando noi idealizziamo una persona, la stiamo mettendo sul piedistallo e noi ci stiamo mettendo in una posizione di meno. Ma in fisica, quando è un più o un meno, cosa succede? Si attraggono. Quindi quando io mi metto in una posizione antagonista con l'altro o con l'altra, anche se di ammirazione, io penso di essere meno e penso che l'altra persona sia più e quindi io cedo inconsapevolmente la mia energia. Come uscire da questo primo momento d'impasse? Non è che dobbiamo smettere di riconoscere il valore degli altri, ma dobbiamo riconoscere il valore degli altri riconoscendo anche il nostro.
E per riconoscere il nostro dobbiamo comprendere che ognuno di noi è unico, ognuno di noi è un essere unico che ha delle risorse specifiche e speciali. Ognuno di noi, questo concetto l'ho detto più e più volte, è il risultato di un'infinità di sincronicità. Non solo è figlio dei suoi genitori, ma è il frutto dei suoi nonni, bisnonni, trisnonni e più andiamo indietro nel tempo, più questo numero aumenta. E quindi noi siamo la sintesi della storia di migliaia e migliaia di persone, ma che ha vissuto ognuna di queste migliaia di persone una sua vita unica. È per questo che dobbiamo iniziare a vivere il confronto con l'altro non come un modo per mettere in evidenza in modo inconscio il nostro meno, ma proprio per vedere la particolarità dell'altro e comprendere che la sua unicità è anch'essa dentro di noi. E questo a volte è l'aspetto più sottile, perché quando iniziamo di contro a parlare male dell'altro e quindi ci mettiamo in una posizione di più, mettendo l'altro in una posizione di meno, screditandolo, questo è un po' più facile da capire. Perché? Perché sappiamo bene che nel momento che noi parliamo male di qualcuno, quello che stiamo facendo è stiamo cedendo parte della nostra energia e spesso lo facciamo per direi il 99,9% dei casi perché abbiamo bisogno di sentirci più. Quindi se io metto la persona in una posizione di meno, assorbo la sua energia. E questo guardate che avviene non soltanto con le persone che incontriamo tutti i giorni, su cui magari siamo anche un pochettino più bravi a morderci la lingua quando iniziamo un po' a zabettare. Questo succede in generale con chiunque, la Ferragni, che cacchio ne so, la Meloni, piuttosto che prima Draghi, piuttosto che caspita ne so. Ok, quando noi facciamo questa azione è un modo inconscio per aumentare la nostra energia. Allora, quando ce ne rendiamo conto, perché succede, ok? Ringraziando Dio siamo umani. Quando succede quello che dobbiamo fare è semplicemente quello di rimanere in ascolto e sentire cosa sta avvenendo di noi. E porci questa domanda, ma visto che l'energia è così preziosa, perché la stiamo consumando in questo modo? Bisogna fare attenzione perché è un circolo vizioso, perché più bassa è l'energia, più ho bisogno di energia e quindi innesco in modo inconscio e inconsapevole delle situazioni note che mi permettono di non tanto accumulare energia, ma mi danno la sensazione di prenderla. Ma è una sensazione illusoria. È come se noi, adesso mi viene in mente questa cosa dell'intelligenza artificiale, si arriverà sicuramente al punto in cui noi ci mettiamo un visore e vediamo la realtà come la stiamo vedendo in questo momento. E in questa realtà ci immaginiamo di mangiare delle cose. Quindi abbiamo l'illusione di nutrire il nostro corpo, ma in realtà nel nostro corpo non stiamo mettendo dentro niente di fisico. Quindi cosa può succedere se noi andiamo avanti con questa illusione per un giorno, 2 giorni, 10 giorni, un mese? Che moriamo di fame, senza neanche rendercene conto. Ed è un po' quello che molti di noi fanno energeticamente. Non muoiono di fame, ma muoiono di energia. E dobbiamo essere abili, uno, a non rimproverarci quando ci rendiamo conto che rientriamo in certe dinamiche, ma essere sempre più veloci nell'uscirne.
come dobbiamo trovarci dei ganci energizzanti, dei ganci positivi. Sappiamo protocollo di centratura, io sono, io sento, io creo, 369 963. È molto veloce. Se noi prendiamo l'abitudine di farlo quotidianamente, anche quando non abbiamo le barse in mano, diventa un mantra. E un altro modo è proprio quello di immaginare una sfera di energia, di luce intorno a noi e nutrirci solo delle cose positive, lasciando andare le cose negative. Oggi ho proprio fatto, durante un incontro di counseling, ho fatto fare questo esercizio. C'è una ricerca, ce ne sono tantissime in psicologia sull'attenzione selettiva, ovvero la mente umana riesce a focalizzarsi massimo su 7-8 cose per volta. 9. Facciamo che le donne riescono a farlo anche su 15. Ma battute a parte, su un numero limitato di cose, mentre il nostro inconscio registra tantissimo, tantissime informazioni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi di tutti gli input che ci arrivano selezioniamo esclusivamente quelle che sono più in sintonia con noi, quelle che siamo più abituati a vedere, quelle che fanno più parte del nostro linguaggio. Mi ricordo quando vivevo negli Stati Uniti, era meraviglioso quando andavi in metropolitana, perché io mi isolavo. Ovviamente non era la mia lingua madre, io riuscivo praticamente a crearmi una bolla. Perché? Perché, cioè, per ascoltare e comprendere le conversazioni dovevo porre l'attenzione. Ma appena saliva sulla metropolitana, una persona che iniziava a parlare italiano, cioè, la mia attenzione si focalizzava subito, perché quella frequenza ovviamente risuonava con la mia lingua madre. E questo è un concetto molto facile da comprendere. Penso che ognuno di noi è capitato, piuttosto che riconoscere quella persona che viene da quella determinata città, quel determinato paese, che fa quella determinata pratica. Oggi mi è venuto troppo da ridere perché mentre stavo pensando all'incontro di questa sera, stavo proprio pensando all'attenzione selettiva. E nel contempo mi ha chiamato una persona perché dobbiamo rifare gli infissi in montagna. Vabbè, ok, abbiamo fissato l'appuntamento, mi ha fatto le domande, quante finestre, di che tipo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi mi dice, ma tu dove abiti? Io gli dico a Monza. Ah, ma dai, settimana prossima sarò a Monza perché terrò un corso olistico sul Theta Healing, qualcosa del genere. Ho detto, no, vabbè, solo io cazzo trovo il serramentista che praticamente fa Theta Healing. Ok, ma cosa è successo in quella situazione? Perché lui mi ha detto che avrebbe fatto quel corso? L'avrebbe detto a chiunque, secondo voi? No. Qualcosa, perché lo sappiamo bene, noi che siamo interessati a quello che sono le materialistiche, che facciamo molta attenzione con le persone con cui condividiamo i nostri interessi. Perché? Perché se no c'è il rischio delle etichette, io a queste cose non ci credo, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che è successo oggi, ovviamente in una comunicazione totalmente inconscia, proprio attraverso una frequenza, lui si è sentito a livello inconscio di dire quella cosa, perché la mia attenzione selettiva è andata ad attirare quella frequenza. È un po' come se noi avessimo la nostra rotellina sintonizzata nel cogliere quello che può essere in sintonia con noi. Questo a livello potenziante, ma molto di più a livello depotenziante. E a volte capita, no? Una persona ci fa 10 complimenti, poi ci dice, vabbè, però la pasta è un po' scotta e noi ci incazziamo perché gli diciamo, "Ma scusami, cioè, ho fatto la cena, ovviamente ogni riferimento è puramente casuale." E allora lì,
bisogna fare attenzione, fare un'analisi di realtà e dire: "Ma effettivamente, perché delle 10 cose positive che mi sono state dette, io sono andata proprio a cogliere quell'unica cosa negativa", che peraltro non era neanche negativa, era un dato di fatto? Perché in queste dinamiche pensiamo di essere messi in una posizione di meno e quindi poi abbiamo la necessità di metterci in una posizione di più. Per rimetterci in una posizione di più, a volte entriamo nel persecutore e quindi attacchiamo l'altro. E portiamo l'altro nella posizione di meno, ma l'altro nella posizione di meno, se una persona sana non ci vuole stare, quindi ribatte, diventando lui il persecutore, mettendo l'altro in una situazione di più e non ne usciamo più. Quindi cosa dobbiamo fare? Perché voi direte: Milena, abbiamo capito, ma quindi?" Quindi dobbiamo esercitarci. Cioè non ci sveglieremo mai una mattina trasformati. Non ci sveglieremo mai una mattina in cui vediamo che tutto è bellissimo. Ma perché? Perché viviamo comunque in una società, in un contesto che è proprio concentrato sul meno. Perché? Perché se la comunicazione si concentra sul meno, quello che fa è portar giù le persone, è togliergli energia e più la nostra energia è bassa, più siamo manipolabili. Più la nostra energia è bassa, più non diamo fastidio. E qua dobbiamo fare attenzione quando leggiamo un quotidiano, quando vediamo un telefilm, quando vediamo un film, quando vediamo il telegiornale. Che cosa mi sta suscitando? Ma vedo che mi incazzo sempre. Ma basta, ma spengo, che tanto il mondo va avanti anche senza di me. Che se succede qualcosa di veramente grave che dobbiamo sapere, qualcuno ce lo dice. Pensate all'abitudine, che molte famiglie hanno di vedere la televisione mentre si mangia. E magari mettiamoci pure il telegiornale, perché magari vedessero una commedia, almeno si alzerebbe l'energia, si toglierebbe la comunicazione, però almeno ci sarebbe un po' di energia allegra. E lì dobbiam proprio darci dei micro obiettivi. Ed è oggi mi osservo. Settimana scorsa ero a pranzo con Paolo e Susanna e abbiamo un po' discusso di TikTok, di come è super drenante. Come cavolo, accendi e cioè guardi è passata mezz'ora, dici: "Ma come che dove cazzo ho buttato nel" scusate stasera sono un po' scorrevole. "Dove caspita ho buttato mezz'ora del mio tempo a vedere che cosa?" Perché poi te la racconti anche, no, dici: "No, però c'eran quei 2 o 3 video che mi han dato delle informazioni interessanti." Sì, 2 o 3 su 100. E allora mentre ero in montagna, proprio perché in montagna c'è una frequenza più alta, io me ne rendo proprio conto, l'ho disinstallato, ma non solo l'ho disinstallato questa volta perché l'avevo già installato tante volte. Questo per darvi conferma di quanto, cioè, ci vuole prima di uscire da certe dinamiche. L'ho proprio cancellato, cioè ho cancellato il profilo. Ho cancellato il profilo e ho disinstallato TikTok. Così la prossima volta, se ancora sono tentata di entrare, devo fare doppia fatica perché devo rifare anche il profilo da zero. Quindi qual è il trucco? Che poi trucco non è, è osservarci. E osservarci e capire che noi abbiamo una risorsa fondamentale che è il tempo. E piuttosto che investire mezz'ora di tempo, questa è la mia riflessione che ho fatto su di me, a guardare TikTok, mi metto sul divano e guardo per aria, che è sicuramente meglio investito. Perché? Perché permetto al mio cervello di riposare e di lasciare arrivare delle intuizioni. Nei giovani d'oggi, che poi anche noi siamo giovani, però diversamente giovani, c'è un problema serio. Perché? Perché i social, li portano al confronto continuo e gli danno a volte anche una percezione di sé
non corrispondente al vero. Cioè sono così abituati ad usare dei filtri che a volte loro pensano di essere di più di quello che sono. Ma perché io sono portato a usare dei filtri? Perché di fondo mi sento meno, perché se no non ne avrei bisogno, giusto? E quindi si innesca il più meno. Ma il più meno si innesca nel continuare a giudicare tutto e tutti. E no, quella è brutta, e no, quella è bella, e no, quella c'ha la cellulite, quella c'ha le tette rifatte. E no, vabbè, se gli togli il filtro, però magari tu ce l'hai e intanto dici all'altro, vabbè, ma se gli togli il filtro è un cesso. Però in un politically correct generale pericolosissimo. Quindi devono fare attenzione lui, lei, l'altro. Quindi c'è un politically correct rispetto a 20-30 anni fa che è pazzesco. C'è questa esagerazione al confronto e quindi che cosa fanno sti ragazzi per sopravvivere? Spengono il sentire. Si creano un mondo illusorio. Ed è l'esempio che vi facevo prima del visore che immagina di mangiare, ma in realtà non sta mangiando niente e muore di fame. E quindi dobbiamo fare attenzione con i ragazzi più giovani a dargli anche degli esempi potenzianti e fare attenzione a noi. Perché se noi veramente, ragazzi, pensiamo che stiamo mangiando un bel panozzo, e in realtà non stiamo mangiando niente. Quando ascolto un libro, quando ascolto una canzone, quando leggo un articolo, come sto alla fine? Sto male? Potevo fare a meno di leggerlo. Sto bene? Sto male, ma mi ha dato degli spunti di riflessione? Ok. Ma se sto male, ma che cacchio me lo leggo a fare? Qualcuno lo sa, quando è scoppiato praticamente il conflitto in Palestina, io ho fatto tipo una settimana che continuavo a guardare video, 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 guardavo video e piangevo, guardavo video e piangevo, guardavo video e piangevo. A un certo punto mi sono detta, ma io che cacchio posso fare? Niente. Io, Milena Battaglia, non posso fare niente. E allora la mia energia, cioè il cedere la mia energia in questo modo, a chi è utile? Perché noi dobbiamo porci sempre questa domanda. Noi viviamo in un universo chiuso, nulla si crea, nulla si distrugge. Quindi se noi cediamo energia, arriva qualchedun altro. Questo è un principio importantissimo, eh? Se noi perdiamo energia, la nostra energia arriva a qualchedun altro. E allora se noi durante la giornata abbiamo innescato tutte delle situazioni anche normali, pensate a quando, che ne so, si va dal medico, si va a bere il caffè e si inizia a raccontarsela e questo e quell'altro, si parla del più, del meno. Osservate quanto spesso sono poco potenzianti le chiacchiere da caffè. Vabbè, dal medico dove ci sono i vecchietti, vabbè, lì è praticamente impossibile, perché già hanno l'energia bassa dovuta all'età, quindi aumentano la negatività. Però fateci caso. Fate caso quando siete in posti pubblici, quanto spesso si parla di cose positive rispetto a quelle negative. E lì dobbiamo essere boom. Ok, esco. Cioè non mi faccio tirare dentro nel gioco. Non mi faccio tirare dentro nel gioco. Cambio loro? No. E questo è il principio di Hawkins. Non è che mi tiro fuori del gioco dicendo, ah, guarda sti coglioni che sono qua, che si lamentano della Meloni, del Salvini, come cazzo si chiama l'altra della Schlein. Schlein si chiama, non so manco come si chiama, pensate io come sono messa.
Non mi metto in questa dinamica, ma non giudico neanche loro che lo fanno, perché se io lo giudico mi sto mettendo in una posizione di più. E comunque sto sempre ho l'impressione di prendere energia, ma in realtà la sto cedendo a qualchedun altro. Gli anni del Covid sono stati emblematici, che adesso tutti sembra che se ne siano dimenticati, ma stiamo parlando, ragazzi, di un anno e mezzo fa, ok? E lì perché sono stati emblematici? Perché proprio c'era questa opposizione fortissima. Quando ci sono delle opposizioni dobbiamo fermarci, dobbiamo ricentrarci. Ok, io ho fatto una scelta, ma io che ho fatto una scelta vuol dire che sono più e gli altri sono meno? No, io ho fatto una scelta che sentivo che era giusta per me. Poi certo, sapete che io sono un poco pacifica, cioè se uno mi schiaccia i piedi e mi sputa addosso, non è che io gli porgo l'altra guancia, perché lì è importante anche difendersi e e mettere delle barriere di protezione, ok? Però se tu non entri nel mio orto, ma perché io ti devo sputare addosso? Qual è l'utilità? E quindi abbiamo visto più meno, meno più, e poi ce n'è un'altra super depotenziante che è meno meno. Cioè io sono meno e mi focalizzo su tutti quelli che sono meno. E lì proprio si entra in un vortice, perché non so come dire, non si ha neanche l'energia di cercare di ricaricarsi in qualche modo. È tipico delle persone depresse questo atteggiamento, in cui vedono tutto nero e vedono tutti neri. Ma in realtà non è così. E allora come facciamo ad aumentare la nostra energia? Concentriamoci sulle frequenze che ci potenziano. Dobbiamo scegliere di vedere un film, scegliamo qualcosa di leggero. Ci fate caso che ultimamente nelle serie non ci sono più commedie? Cioè, quando io ero una ragazza, sto parlando di 25 anni fa, 20 anni fa, c'erano un sacco di commedie, ma anche stupide, idiote, cioè si rideva tanto. Guardate adesso Netflix, dico Netflix per dire, cioè ci sono tutte serie ansiogene. Ne ho visto solo una super divertente, che è anche molto ironica, che è Machos Alfa, una serie spagnola, che parla di questi quattro maschi, che cercano di capire come non essere etichettati come quattro legati al patriarcato e quindi fanno un corso per decostruire la loro mascolinità. E fa molto ridere perché cioè, c'è molto un effetto paradosso, no? Cioè fa vedere un po' le contraddizioni di questo momento della nostra società. Ecco, quello li fa ridere, ok? Quindi ci sono delle cose che possiamo scegliere di vedere. Cioè, mi ricordo quando ero fino a poco tempo fa, fino a 7-8 anni fa, cioè mi vedevo sempre chi l'ha visto. Ma io dico, ma cazzus, ma io ero pazza per chi l'ha visto. Ma penso, cioè io lo vedo ancora quando c'era la Sciarelli, si chiama. Fammi Susi il cielo del capo che anche tu sei una grande fan. C'è questa attenzione morbosa per le tragedie, che è anche un modo inconscio per dire, beh, le seguo perché sono esterne a me, vuol dire che io non le sto vivendo. No, entriamo in una posizione di più più. Quindi scegliamo di energizzarci con ciò che ci fa star bene. Pier Nicola scrive, difatti io sento sempre parlare di soldi quando passeggio al mare. Eh sì, è sempre un problema di soldi. C'hanno tutti i problemi di soldi, però sono al mare. Non è che non ci siano persone che non abbiano oggettivamente problemi di soldi, ma a volte creiamo anche il problema dove non c'è per risonanza.
Avevo fatto qualche tempo fa proprio una diretta sull'abbondanza. Quindi io in questo momento ho tutto quello che mi serve adesso. Bene, ok. Cosa mi serve tra 2 giorni, tra un mese, tra un anno? Cosa posso fare per mettermi sulla giusta linea spazio-temporale per raggiungerlo? E poi un ultimo concetto prima di iniziare la pratica di questa sera è il perché è importante non entrare in una posizione di più o meno, cioè non giudicare l'esterno. Perché quando noi lo facciamo, quando c'è un qualcosa che è più grande di noi, è proprio, Zeland direbbe un pendolo importante e noi non lo modifichiamo. I pendoli sociali e culturali non li modifichiamo. Ci possiamo spostare. Ma se io continuo a puntargli il dito contro il pendolo, dicendo no, però non va bene così, no, però perché adesso questi che arrivano, no, guarda cosa sta succedendo là, no, hai visto, hai visto, hanno rubato, che cos'era? Un extracomunitario, ecco, vedi? Io facendo così sto dando energia a quel pendolo. Bene, bene. E dopo questo più meno, meno, più meno, meno, facciamo una pratica assieme con le bars per creare un campo di più più. Perché questo concetto importante, ecco, non vi ho trasmesso che l'intuizione che ho avuto, quando io ho due cariche più più, cosa succede? Cariche di segno uguale, cosa succede? Non si toccano, no? Si crea un'opposizione. Quindi provate proprio a fare questo esperimento. Prendete le mani, ok, e immaginate di avere un più e un più e provate ad avvicinarle, ok? Proprio, cioè cercate di sforzarvi, ma proprio sentite che non ce la fate. Perché? Perché le due cariche uguali vanno in opposizione. Ok, aprite gli occhi adesso. Cosa avete di fronte a voi? Avete uno spazio. Avete il vostro spazio. Quando voi entrate in una frequenza di più più con l'altra persona, create spazio, create una tensione, ma è una tensione positiva perché è uno spazio che può essere riempito e inconsciamente mandate un messaggio. Io ti concedo il tuo spazio, tu mi concedi il mio spazio. Guardate com'è potente. Quando al vostro inconscio arriva io ti concedo il tuo spazio, voi vi sentite autorizzati a manifestarvi, a manifestare i vostri talenti, a manifestare le vostre risorse. Guardate che potente, eh? Quindi quando scattate nel dire meno più a un altro, dite ok, mi metto in relazione. Bravo, brava. Quali sono i brava e i bravo che io mi posso dire? Perché ci sono ragazzi, cioè non saremmo qua. Tutti noi abbiamo dei bravi da dirci. E quando io di contro dico stronzo a qualcuno e mi fermo e mi pongo la stessa domanda e dico, ma tutto sommato forse anch'io qualche volta ho da dirmi qualche stronzo a me. È che ci fa un po'. O diventiamo abilissimi a darci il cilicio sulle spalle, e quindi entriamo, siamo nel meno costante, oppure non osiamo darci il cilicio e ci mettiamo in una posizione di più per sopravvivere. Bene, bene. Facciamo questo protocollo, che è un protocollo di centratura special in cui cerchiamo proprio di creare questa carica più molto forte in noi
diventiamo consapevoli del nostro valore in modo da creare spazio. Perché se vogliamo anche attirare, se vogliamo creare, dobbiamo avere spazio dentro di noi. Immaginate che siete in una stanza totalmente piena di oggetti, di cose, sapete quelle stanze tipo d'accumulatore seriale? E voi dite voglio dipingere un quadro. Riuscireste a dipingerlo in una stanza così caotica? No. Bene, allora facciamo spazio che dobbiamo far uscire il nostro più, che qua c'è bisogno un po' di frequenze alte, 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 dobbiamo alzare le frequenze. Bene, barsi in mano, oro sinistra, argento destra, per chi non le ha può immaginare di averle, arriveranno presto. Facciamo un respiro profondo e chiudiamo gli occhi. Come prima cosa prendiamo consapevolezza del nostro corpo. Osserviamo se i nostri piedi siano ben piantati sul pavimento. Non stiamo né sulle punte né sui talloni. Proprio percepiamo la pianta del piede a pieno contatto con il pavimento. E osserviamo la nostra schiena, osserviamo che sia ben dritta. Per fare questo spingiamo le scapole verso il basso e la testa verso l'alto. E prendiamo controllo del nostro corpo, come osservandolo e ringraziandolo perché ci permette di vivere questa realtà ogni giorno. E quindi iniziamo a ringraziare ogni parte di noi affinché diventiamo consapevoli dei più che abbiamo. Iniziamo a ringraziare i nostri piedi che ci permettono di stare in equilibrio e ci permettono di muoverci, ci permettono attraverso le piante di ispirare l'energia della terra. Proprio diciamolo ad alta voce. Grazie, piede destro. Grazie, piede sinistro. E ora ringraziamo le nostre gambe. Ringraziamole perché ci permettono di spostarci, ci permettono di sperimentare il mondo, ci permettono di viverlo. Ok, con questa sensazione diciamo grazie gamba destra, grazie gamba sinistra. Facciamo un respiro profondo. Iniziamo a ringraziare i nostri organi, il nostro intestino che ci permette di eliminare tutto ciò che non ci serve. Ci permette anche di trasmettere quei nutrienti che invece sono necessari.
Ringraziamo il nostro stomaco, i nostri polmoni. Grazie organi. E ringraziamo anche la nostra spina dorsale che ci permette di essere dritti, ci permette di muoverci, di osservare, di piegarci. Grazie schiena. E un grazie anche alle nostre braccia, alle nostre mani che ci permettono di afferrare oggetti, di sperimentare, di scrivere, di disegnare, di tenere le bars tra le nostre mani. Ma non solo, ci permettono di dare la mano all'altro, di percepire la sua energia e di donare la nostra. Grazie mano destra, grazie mano sinistra. E ancora grazie al nostro collo, alla nostra testa, ai nostri occhi, al nostro naso, alla nostra lingua. Diventiamo consapevoli di quanto il nostro corpo ci permetta di vivere questa terza dimensione. Sentiamo proprio come questo ci ricarica. E ora concentrandoci nel primo, nel secondo e nel terzo centro, nel centro dell'essere, 2 dita sotto l'ombelico, nel centro del sentire all'altezza del cuore e nel centro del creare all'altezza della ghiandola pineale, nel centro della testa. Ripetiamo, io sono. Io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. E ancora una volta, io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. E ora immaginiamo una sfera rossa nella nostra pancia, una sfera verde nel nostro cuore e una sfera blu nella nostra testa. Queste 3 sfere si fondono in una sfera di colore bianco brillante che completamente avvolge la nostra persona. È una sfera che vibra, è una membrana e noi possiamo scegliere cosa fare entrare, cosa fare uscire. È il nostro spazio. Iniziamo a guardarci attorno, a immaginare che le persone che sono collegate in questa diretta siano in realtà attorno a noi. Vediamo come ognuno è all'interno della sua sfera. È come se apparentemente separati, nella nostra unicità siamo tutti uniti, come le cellule del corpo, ognuna con la sua membrana che interagisce con l'esterno, sceglie cosa fare entrare, cosa far uscire. E con questa consapevolezza facciamo un respiro profondo e diciamo: io mi autorizzo ad essere
sentire, creare. Io mi autorizzo a creare il mio spazio. Io autorizzo l'altro a creare il suo spazio. Io mi autorizzo a vivere la vita nell'eterna interconnessione con il tutto. Fate un respiro profondo e quando siete pronti, ognuno con i suoi tempi, prendendosi tutto il tempo che serve, aprite gli occhi. Come sempre ricordo, dopo l'utilizzo delle bars è consigliato bere sempre un bel bicchiere d'acqua. Bene, bene. Come sempre la diretta condivisa con chi ci segue in differita termina qui. Adesso lo spazio è per chi è presente alla diretta, quindi interrompo la registrazione. Ringrazio chi ha seguito fino a questo punto e se volete anche voi vedere cosa succede nel dietro le quinte del martedì sera, partecipate alle dirette.